sempre di partner narcisista, quindi del narcisista nella relazione di coppia, al massimo in quella di amicizia. Ma avete mai pensato che questo narcisista ha un lavoro? E quindi potrebbe essere il capo, il titolare o il collega di qualcuno e che tutto quello che mette in atto all'interno della coppia lo mette in atto anche nel posto di lavoro? Eccoci quindi come riconoscere il collega narcisista e come difendersi, perché diventa effettivamente un pochino ogni tanto una battaglia con queste persone. La prima cosa è riconoscerli. Nell'ambiente di lavoro non è così semplice perché ad esempio il partner narcisista ha bisogno di ammirazione. Spesso e volentieri l'ambiente di lavoro è un ambiente comunque competitivo in cui chi ottiene dei risultati tende comunque a dirlo, a mostrarlo e diventa quasi buona norma dire sì, bravo, sì, brava. Ecco, quando questo rimane nei limiti accettabili e non diventa un continuo e soprattutto non è così unito a altre caratteristiche, allora può essere solo e semplicemente appunto una persona che ha fatto un buon lavoro e ha il normale piacere di sentirselo dire. Se diventa un po' troppo, iniziamolo a mettere nei segnali di riconoscimento del collega o capo narcisista. In seconda istanza, la mancanza di empatia. Siamo d'accordo tutti che il posto di lavoro è un posto di lavoro, quindi il rispetto e una certa neutralità di rapporti, però è anche vero che siamo esseri umani e quindi nel lavorare con le persone, nell'essere gomito a gomito tutti i giorni, si sviluppano degli ovvi naturali rapporti anche di gentilezza, di cortesia, in cui ci può essere un po' di tocco personale. Il collega narcisista non è assolutamente empatico, non è interessato ai tuoi problemi, non è interessato ad aiutarti, non è interessato a te a nessun livello. E questo è il secondo segnale che dovrebbe farci iniziare a rizzare un po' le antenne sul fatto che questa persona sia effettivamente già un narcisista, ok? Senso di grandiosità. Il tuo collega ha fatto un buon lavoro, dice: hai visto che bel lavoro che ho fatto? Tu gli dici: sì, cavoli, sei in gamba, è vero, va bene, ma ho fatto un lavoro eccezionale. Quando poi alla fine tu dici: oddio, ho cambiato la carta del water, tra virgolette, o la carta della fotocopiatrice, o comunque qualcosa di non così totalmente eclatante, anche perché ricordiamoci che chi davvero fa le cose grandiose le fa con una tale naturalezza che non ha proprio il bisogno di dirlo. Quindi tutta sta grandeur sia sul lavoro sia soprattutto altro segnale parlando del suo privato. Chissà perché sono tutti felicissimi, tutti miliardari, tutti, scusate, ho voluto dire con l'amante ventenne super gnocca, perché nella personalità narcisistica c'è anche una attenzione a simboli comuni di più o meno sociale successo. Quindi quando una persona tende a essere troppo fantasmagorico sulle sue cose, quando vi dice che va in viaggio in quel dato posto, in quel dato hotel, e poi viene fuori che anche no, è alla pensione Mariuccia, ecco, domandiamoci il perché. Perché il narcisista ha bisogno di costruire e veicolare un personaggio che non è reale, perché aveva bisogno di affetto, di attenzione, perché quello gli è mancato da piccino. Quindi, con tutto il bene che gli possiamo volere, però ecco altro segnale. Gli altri due segnali sono più pericolosi perché questi alla fine tu dici se la canta e se la suona da solo, va bene, ok, non è un problema, ma il narcisista tende anche a essere estremamente manipolatore e questa è una cosa già pericolosa nel privato, ma nell'ambiente di lavoro diventa tossica e deleteria, per cui scarica sempre la colpa agli altri, non è mai collaborativo, non fa mai team, è quinto punto incapace di assumersi le responsabilità.
Quindi questi 2 punti sul lavoro tendono a diventare ovviamente inficianti. Perché? Non è mai colpa sua di niente, è sempre colpa tua di tutto. Lui te lo aveva detto, sei tu che non avevi sentito o capito. Attenzione, questa è la tecnica del gaslighting. Ne abbiamo parlato tanto per le relazioni, quando il partner ti dice: "Ma io te l'avevo detto, ma guarda che non è così, ma guarda che ti sbagli". Pensate, questa cosa trasbordata sul mondo del lavoro. E tra l'altro, vi accorgerete che certe persone fanno sempre questa cosa. Cioè, può succedere che un collega ti dica: "Guarda, te l'avevo detto", tu dici: "Guarda, non mi ricordo", e poi magari ti viene anche 2 giorni dopo a dire: "Sai anche avevi ragione tu, avevo pensato di dirtelo, mi son messa in appunto, ma m'è andato via di testa". Ecco, il manipolatore questa cosa non la farà mai, mai, perché il manipolatore ti sta manipolando, quindi che gioco gli fa di ammettere di aver detto una cosa non vera? Tutto questo gruppo di atteggiamenti, se vedete che iniziano a essere stabili, fissi su una stessa persona, bene, ecco la prima cosa che avete fatto è scoprire di avere un collega manipolatore, narcisista e estremamente pericoloso. Adesso cosa bisogna fare? Prima cosa, stabilire dei limiti. Questo può succedere sia che si tratti di un titolare, sia che si tratti di un collega. I limiti non vuol dire essere maleducati, vuol dire essere chiari, e poi è la stessa cosa che dobbiamo fare banalmente nelle relazioni personali. Quindi trasbordiamola anche qui. Assolutamente mettiamo limiti a queste persone, a quello che siamo disponibili a sentirci dire, a quello che siamo disponibili a farci fare. E credetemi che il manipolatore è molto meno stupido di quello che qualcuno può credere, è comunque una persona tendenzialmente abbastanza intelligente, se sa di poter fare, fa, se vede che noi facciamo un muro, credetemi ci tenta una volta, 2 o 3, ma poi è un pochino come se si ritirasse indietro come la lumachina nel suo guscio. Quindi in questo modo limiteremo o tenderemo a limitare i danni che può procurare. Altra cosa difficile ma sana è non prendere le cose sul personale. Il narcisista non ce l'ha con te, non vuole fare del male direttamente a te, è una cosa per lui che espande a 360 gradi. Poi tu dici: "Va bene, son così fortunata che cioè proprio io devo essere di fianco alla scrivania di questo o di questa". Vabbè, lì è l'imponderabilità della vita, però credetemi, ecco, non è che vuole del male a voi, tant'è che un domani che il vicino o la vicina in scrivania diventano un altro, diventeranno bersaglio lui o lei, a meno che appunto, come si diceva, pongano dei limiti. Documenta le interazioni, questo è importantissimo. Purtroppo nel mondo delle relazioni personali siamo vis-à-vis con un'altra persona, ma nel mondo del lavoro, la mia parola vale la tua e quindi forse è meglio nel momento in cui ci rendiamo conto di essere manipolati, di avere di fianco una persona che in assoluta coscienza mente, bene, iniziamo a segnare luoghi, date, orari ed episodi, perché tutto questo, credetemi, potrebbe servire un domani anche per dimostrare all'atto pratico un comportamento inopportuno da parte di questa persona, perché ricordiamoci che sono degli affabulatori, per cui se vogliamo metterci alla pari col dialogo con un narcisista, credetemi diventa difficile perché banalmente hanno una vita di allenamento nel fare queste cose in questo modo e noi magari ingenuamente un pochino meno. Poi cerca un supporto, ognuno sa nella situazione lavorativa dove poterlo trovare, o un supporto all'interno del mondo del lavoro, ma non il pettegolezzo con l'altro vicino di scrivania, va bene? Un supporto vero, concreto e reale, oppure un supporto esterno che ci aiuti a capire come gestire l'intera faccenda e a non rimanerne chiaramente schiacciati, perché il lavoro sono banalmente 8 ore al giorno e quindi è chiaro che l'energia che si forma in quelle 8 ore poi ce la portiamo a casa. È facile dire chiudo la porta e tutto quello che lavoro rimane dietro alla porta. Quando si ha a che fare con queste persone è effettivamente un po' difficile e quindi ripeto, non sei da sola, non sei da solo,
la tua stabilità, la tua salute mentale in questo caso, che poi diventa fisica, è importante e le cose affrontate sono sempre quelle che poi, in un modo o nell'altro, con i modi e i tempi, come dico sempre, poi si vanno a risolvere.